Salve, bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a realizzare questo simpaticissimo, dolcissimo orsetto Forever Friends. Andiamo a vedere come si realizza. Abbiamo l'anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia. In tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie basse un aumento, in tutto saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie basse andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie basse andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 54 maglie basse. Ogni 8 maglie basse andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 60 maglie basse. Ora le nostre 60 maglie per altri 10 giri. Andiamo ora a fare ogni 18 maglie una diminuzione, in tutto saranno 57 maglie basse. Facciamo un altro giro di 57 maglie basse. Ogni 17 maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 54 maglie basse. Facciamo un altro giro di 54 maglie basse. Ogni 16 maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 51 maglie basse. Ogni 15 maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 48 maglie basse. Facciamo ogni 6 maglie una diminuzione, in tutto saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 36 maglie basse. Possiamo a questo punto staccare il filo e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Per realizzare il corpo abbiamo l'anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo un aumento e una maglia per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie basse andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie basse andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie basse andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 54 maglie basse. Ogni 8 maglie andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 60 maglie basse. Ogni 9 maglie andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 66 maglie basse. Lavoriamo per altri 9 giri 66 maglie basse. Terminati i nostri giri andiamo a fare ogni 9 maglie una diminuzione, in tutto saranno 60 maglie basse. Ogni 8 maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 54 maglie basse. Facciamo un altro giro di 54 maglie basse. Ogni 7 maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 48 maglie basse. Facciamo un altro giro di 48 maglie basse. Ogni 6 maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 42 maglie basse. Lavoriamo le nostre 42 maglie per altri 2 giri. Ogni 5 maglie andiamo a fare una diminuzione, in tutto saranno 36 maglie basse. Andiamo ora a fare altri 4 giri di 36 maglie basse. Dopodiché stacchiamo il filo. Terminati i nostri giri possiamo chiudere il lavoro e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Per la gamba abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo il nostro anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Andiamo a sostituire il filato con quello bianco e andiamo a fare ogni 4 maglie un aumento, in tutto saranno 36 maglie basse. Lavoriamo le nostre 36 maglie basse per altri 3 giri. Lavoriamo 10 maglie basse e facciamo 3 diminuzioni nelle prossime maglie, in tutto saranno 33 maglie basse. Facciamo un altro giro di 33 maglie basse.
Lavoriamo 9 maglie, facciamo 3 diminuzioni, in tutto saranno 30 maglie basse. Facciamo un altro giro di 30 maglie basse. Lavoriamo 11 maglie, facciamo 4 diminuzioni, in tutto saranno 26 maglie basse. Lavoriamo ora 11 maglie e andiamo a fare 2 diminuzioni, in tutto saranno 24 maglie basse. Lavoriamo le nostre 24 maglie per altri 4 giri. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie basse. Lavoriamo le nostre 18 maglie per altri 4 giri. Al termine del giro possiamo staccare e chiudere il lavoro e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Per realizzare la forma delle unghiette qui della base del piedino andiamo a realizzare una catenella di 9 maglie e lavoriamo altre 3 catenelle per realizzare la prima maglia alta. Fatto questo, entriamo nella successiva e lavoriamo una seconda maglia alta. Lavoriamo 3 catenelle e le andiamo a chiudere in una maglia bassissima, in questo modo. Entriamo nella maglia successiva e andiamo a fare una maglia bassissima e lavoriamo nuovamente 3 catenelle, 1 2 e 3 catenelle, facciamo una maglia alta nella maglia successiva, in questo modo, e facciamo 3 catenelle nuovamente, 2 e 3, e chiudiamo con una maglia bassissima. Andiamo a ripetere questa sequenza ancora un'altra volta in modo da formare 3 unghiette, in questo modo. Fatta anche l'ultima possiamo chiudere e andiamo a cucire qui sulla base, intorno, sulla base alta del piedino. Per l'orecchio andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie, chiudiamo il nostro anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Facciamo un aumento alla prima maglia e un aumento all'ultima maglia, in tutto saranno 26 maglie basse. Lavoriamo le nostre 26 maglie per altri 6 giri. Fatto l'ultimo giro possiamo chiudere il lavoro, schiacciamo in questo modo e andremo a cucire alla base di sotto con ago e filo. Per realizzare la parte interna dell'orecchio utilizziamo il filato rosa e andiamo a fare un anello magico di 6 maglie. Lavoriamo le nostre 6 maglie, chiudiamo il nostro anello e andiamo a fare un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Andiamo a fare una maglia bassa e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie basse andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Possiamo staccare e chiudere il lavoro e andiamo a cucire all'interno dell'orecchio. Per realizzare la zampa anteriore abbiamo un anello magico di 6 maglie, chiudiamo il nostro anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Lavoriamo una maglia bassa e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie basse andiamo a fare un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Facciamo un aumento alla prima maglia e un aumento all'ultima maglia, in tutto saranno 26 maglie basse. Lavoriamo le nostre 26 maglie per altri 6 giri. Lavoriamo 9 maglie basse e facciamo 4 diminuzioni, in tutto saranno 22 maglie basse. Lavoriamo 9 maglie basse e facciamo 2 diminuzioni, in tutto saranno 20 maglie basse. Facciamo altri 5 giri di 20 maglie basse. Lavoriamo ora 9 maglie e facciamo 2 diminuzioni, in tutto saranno 18 maglie basse. Lavoriamo le nostre 18 maglie basse per altri 4 giri, dopodiché stacchiamo il filo. Terminati i giri possiamo chiudere il lavoro e riempire con l'ovatta sintetica. Per realizzare il musetto con il filato bianco abbiamo un anello magico di 6 maglie. Lavoriamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Lavoriamo ora una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo il nostro aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Lavoriamo le nostre 24 maglie per altri 3 giri. A questo punto possiamo staccare il filato e andiamo a cucire sul
sulla testa del nostro sacchiotto. Con il filato marrone andiamo a disegnare il nasino. Formiamo un triangolo partendo dal centro, andiamo verso il laterale, usciamo alla stessa altezza dall'altro lato, in questo modo, e poi andremo a riempire la parte. Passiamo nuovamente sul lato che abbiamo appena realizzato, andiamo alla base di sotto e realizziamo questo piccolo triangolo. Riempiamo il nostro triangolo con il filato, passiamo sempre verso il centro e andiamo a riempire tutta la parte. Dopo aver riempito la parte andiamo a realizzare la riga che è qui sotto il nasino. Facciamo la riga e usciamo e blocchiamo il filo alla parte interna. Dopo aver imbottito bene le parti possiamo andare a cucire la testa al corpo. Maglia per maglia entriamo e cuciamo bene il tutto. Dopo aver cucito il corpo andiamo a cucire il musetto, andiamo a metterlo al centro verso il basso del volto in questo modo e andiamo a cucire bene tutto intorno. Andiamo ad inserire un po' di ovatta sintetica prima di chiudere in modo che si regga meglio al volto. Andiamo a cucire. Poggiate in questo modo e andate a cucire tutto intorno. Inseriamo il filato marrone che abbiamo usato per il nasino e andiamo a realizzare gli occhi. Partiamo dalla metà del naso e andiamo verso il musetto in questo modo. Usciamo dall'altro lato alla stessa altezza e andiamo a fare la stessa cosa anche per quanto riguarda questo lato. Andiamo a prendere la stessa linea, usciamo alla metà del nasino e andiamo a fare la nostra linea per l'occhio. E passiamo per il nasino in questo modo. Fermiamo il filo. Andiamo ora a cucire al centro la parte rosa dell'orecchio. Apriamo leggermente l'orecchio e andiamo a cucire maglia per maglia fino a chiudere tutta la parte in modo da farla aderire bene alla base dell'orecchio. Dopo aver cucito la parte rosa all'orecchio andiamo a chiudere anche questa parte di sotto, passiamo il filo da un lato all'altro e lo chiudiamo. Diamo maglia per maglia e chiudiamo il tutto. Ops. Pieghiamo leggermente l'orecchio un po' in avanti e andiamo a cucire bene alla base qui lateralmente. Andiamo a fare aderire bene tutte le maglie cucendo maglia per maglia. Cuciamo alla base di sopra qui le zampine come abbiamo fatto per le orecchie e andiamo a cucirle qui. Seguiamo la riga che va dal 1, 2, 3, 4, 5, dalla sesta riga e andiamo a cucire bene tutto qui. Andiamo ad aggiungere anche l'altra gamba alla stessa altezza. Per riempire la zampina non la riempite fino a sopra ma fino a una certa altezza in modo da poter chiudere in questo modo e cucire al corpo. Andiamo a cucire anche la base qui delle unghie del nostro orsetto. Appoggiate le unghie in questo modo da una parte e l'altra in modo da coprire la parte più alta e andate a cucire maglia per maglia bene tutto intorno anche dalla parte di sopra delle unghie. Stessa cosa andiamo a fare per le braccia. In questo modo andiamo a cucire la parte sopra e la andiamo a cucire tra il collo e la testa qui.
Il nostro sacchiotto Forever Friends è terminato, possiamo concludere il lavoro realizzando la sciarpa con le catenelle. Andiamo a fare 80 catenelle e 80 maglie alte nelle catenelle, poi la larghezza decidete voi se farla di due file di maglie alte oppure solo una, come più vi piace. Andate poi a decorare con un cuoricino fatto ad uncinetto, oppure lo andate a fare con il panolenche oppure da bottoncino, come più vi piace, e andate ad applicare al lato, qui come vediamo nel nostro orsetto. Io mi sono divertita con il panolenche, sono andata a realizzare 2 orecchie a coniglietto e le vado ad applicare sulla testa del mio orsetto in questo modo. Piego leggermente un orecchio e lo vado ad applicare sulla testa tra un orecchio e l'altro. Ho terminato la sciarpetta facendo un giro di maglie basse tutto intorno per rifinire. È venuta fuori in questo modo. Potete fare la frangia che esce sotto, che viene messa sotto alla punta da un lato e l'altro. Io ho preferito lasciarla così. Potete decorare il vostro orsacchiotto con il cuoricino così come ho fatto io, oppure potete aggiungergli un cuore grande tra le mani, oppure potete farne uno più piccolo. Insomma, sbizzarrite voi la vostra fantasia ad aggiungere ciò che più volete e ciò che più vi piace. Spero che il tutorial piaccia alla persona che mi ha fatto questa richiesta. È davvero tenero da regalare e da tenere tra le mani, veramente dolcissimo. Vi aspetto tutti alla prossima, condividete il video in modo che anche altri possano vederlo e magari realizzarlo. Fatemi le vostre richieste, aspetto sempre i vostri saluti, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio e vi aspetto alla prossima. Ciao ciao, grazie.